Non ce la faccio. Abbiamo iniziato. Sbirulino, Ridolini ti fa un baffo. Siamo qui con Gallia. Prima sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Mi mostra una tavolata allestita all'esterno, in cui ci sono un po' tutti i componenti della famiglia, però poi a un certo punto arriva come tipo una specie di ombra scura con una motosega, e vedo che taglia il tavolo e vuole tagliare anche le gambe di ciascuno. Le gambe della sedia o le gambe? Gambe fisiche. Okay. Chi è? È come se fosse la parte più oscura, meno risolta del padre. Non tutto il padre nel suo complesso. Gallia ti dà l'autorizzazione. Ha una certa resistenza perché Galia ha difficoltà a entrare nel suo passato, però capisce che è l'unico modo per cambiare il suo presente e il suo futuro, e allora ci dice di sì. Ok. Ci sono 3 porte: passato, presente, futuro. Su quella del passato, se vuole, lei adesso scrive necessariamente da analizzare. Con un pennarello di che colore? Rosso. Incredibile. Che bello, quando succedono queste cose c'è sempre. Iniziamo. Nome del progetto. Allora, mi viene Carie profonda, nel senso di un intaccamento profondo di qualcosa di importante, cioè proprio come andare alla radice. Bisogna andare alla radice, bisogna andare in profondità per riuscire a risanare poi tutto il dente. Vibrazione di Gallia. 3 miliardi. Consapevolezza. $126. Anima. 37. Vite. 2184. Cervello, capacità medianiche. 8. Suscettibilità ipnotica. 21. 3D. 77. Vivacità animica, quanto Gallia vuole risposte, consapevolezza, evoluzione. 38. Ok, dobbiamo essere franchi, valori scarsi. Su tutta la linea. Suscettibilità ipnotica, nulla, pressoché. Vabbè, la vibrazione non è neanche così male per essere una prima sessione. Ma qua siamo sullo scarso. Consiglio di iniziare con oggi un percorso Gallia di almeno un paio di sessioni, ma poi lo vedremo. Entità eteriche. Gallia La che peraltro prima, è una bomba, è una bomba. Quindi sono curioso di vedere cosa c'è nelle entità eteriche e nelle mentali. la prima è la Madonna che accoglie fra le sue braccia Gesù appena è sceso dalla croce. Mhm. Poi ci sono
del secondo universo due entità. Una è tipo Polifemo, e poi l'altra è un topo che rosicchia e si nasconde, alterna questi due comportamenti. E poi ci sono come insettoidi dei pidocchi e degli scarafaggi. E poi c'è un serpente a 4 teste, ogni testa a controllare un ambito della vita di Gaia. Quindi un ambito, cioè una testa per l'ambito economico, una per l'ambito sentimentale, una per l'ambito, diciamo, sociale, altre relazioni, e una per quanto riguarda il rapporto che lei ha con se stessa. Come si chiama questo simpatico serpente? Jonathan. E poi? E poi ci sono tipo degli alieni del pianeta Astra e 3DL. Pianeta Astra, dove si pubblica la rivista degli oroscopi. Non so. O si producono i cosmetici, non so. Questo non lo sapevo, lo sai solo tu. Sono solo le donne. Astra, ok, sono gli astrani. Non sono una battuta, ma... Astronzi. Oddio, dai. Sì. Monica, insomma. E hanno tutti Vopelastra, giusto? Bene, 3DL, immagino ci siano 3 entità mentali. È così? In realtà vedo che Astra è proprio questa stella. Astra in latino significa stella, no? Che la abbaglia, la acceca, non le fa vedere chiaramente le situazioni. Ah, ok. Ok. Scusami, poi mi dicevi... Entità mentali. Sì, ce ne sono 3. Una è Ora Pro Nobis, e si riferisce proprio, allora, Ora Pro Nobis, proprio in latino la preghiera che era rivolta, cioè che è tuttora rivolta alla Madonna. Prega per noi, Quindi, Madonna. mm, No, giusto? sì, Ah, ora pro nobis. Prega per noi vuol dire. peccatoris, eccetera, eccetera. Sì, esatto. D'accordo. Ehm, mm, e allora, anche se Galia dice io non sopporto la Chiesa, questo è quello che è il suo aspetto esteriore, ok? In realtà in lei ha attecchito il cedere il proprio potere personale all'esterno e anche la propria dignità, ok? Quindi non farla dipendere da se stessa, ma da fattori esterni. Livello? 4. Poi c'è un'altra entità che si chiama Schiava. Lei fin da piccola ha vissuto diverse situazioni in cui era un po' sfruttata, e così pure da adulta, eh, dove di fatto in alcune circostanze, anche se lei ha cercato in qualche modo di opporsi, di trovare anche delle soluzioni astute, però a tratti sentiva che la sua dignità era calpestata e quindi si è sempre trovata un po' in lotta per non essere schiava. Livello? 5. E poi l'ultima è Promesse al vento, il livello è 6, in cui lei è come se si creasse una illusione, una speranza, basandosi su appunto delle promesse che gli vengono fatte da persone, da situazioni, circostanze varie, e che poi non vengono mantenute. Ma lei a tutti i costi si vuole aggrappare a,
ha questa prospettiva di miglioramento che però è illusoria. Impianti. C'è la sua testa che è chiusa all'interno di una gabbia. Le sbarre fra di loro sono anche abbastanza distanti l'una dall'altra. Quindi tutto sommato, siccome è la testa che è dentro la gabbia, lei può anche vedere, può, insomma, qualche azione la può fare, però rimane comunque il fatto che lei è in gabbia. Mhm. E poi c'è questa specie di tubo che le racchiude la colonna vertebrale e le passa davanti infilandosi nell'ombelico. Poi? Poi in eterico è come se lei prendesse delle martellate sui denti. Mm. Da chi? È come se, che poi in realtà è sempre lei che se le dà, intendiamoci. In questo caso a dargli le martellate sui denti è Polifemo. Proprio perché dandogli queste martellate sui denti è come se le impedisse di avere una visione corretta delle cose. Infatti Polifemo ha un solo occhio. Mhm. Quindi cosa succede? Che con queste martellate sui denti alla fine le procura sempre un qualche intoppo. E questi intoppi in realtà, invece che aiutarla a vedere un po' più approfonditamente la cosa, la bloccano nel vedere le situazioni. E poi ginocchio sinistro. Basta. Cosa c'è nel ginocchio sinistro? Allora, del ginocchio sinistro è come se fosse legata a rapporto con il femminile vicino a sé. Ed è come se lei avesse fatica. Cioè, da un lato mi viene proprio che lei prende questi calci, ok, al ginocchio sinistro. Quindi è come se ricevesse appunto i calci da delle persone femminili che sono vicine a lei. Mhm. Dall'altra, lei stessa è come se facesse fatica a piegarsi, a mettersi nei panni di queste altre figure femminili. Quindi alla fine quello che risulta è proprio che questa articolazione, l'articolazione sai che rappresenta proprio il collegamento, no, fra due pezzi. Mhm. Questa articolazione è deficitaria, quindi c'è proprio difficoltà a creare il collegamento fra i due pezzi, quindi lei e l'altro elemento femminile, che può essere la figlia, ma poteva essere anche la madre e altre figure femminili ancora. I vicini dispettosi? Anche i vicini dispettosi, sì. Sono le mogli dei tizi che buttano roba sulla sua macchina? Una non lo fa lei direttamente, ma istiga il marito a farlo. E quella sotto o quella sotto sotto? Allora, a me è venuto primo. Primo piano. Mm. Siamo arrivati a questo livello. Però se lo vedi, perché non dirlo? Bene, ma noi siamo qua per la divinità di Gallia. Per capirla dobbiamo rifarci a quella scritta che abbiamo fatto in rosso sulla porta passato. E quindi chiamiamo tutti gli attori con cui Gallia si è incarnata in questa rappresentazione teatrale che chiamiamo Vita di Gallia. Entrino nel cinema la sorella, i tre fratelli, la madre, la figlia e i due ex mariti, il giovanissimo primo, il secondo e l'amante. Ma l'amante ha anche dei figli? Ha dei figli, uno sì. Perché è come se volesse prima mettere in protezione il suo nucleo familiare, vedo, che fa una specie di cordone così e poi viene.
per quanto riguarda i suoi componenti di famiglia, nel senso fratelli, sorelle, eccetera, è come se venissero ognuno proprio quasi non conoscendo l'altro. Ok, ognuno si mette a sedere senza neanche salutare l'altro, quasi manco fossero parenti fra di loro. Anche il padre e la madre, stessa cosa, diciamo, no? Il, Non si mettono uniti, non c'è unione, ecco. il padre non c'è più, è morto. Sì, però è come se al posto del padre mi venisse uno dei fratelli. Cioè, come se uno di questi fratelli avesse preso l'eredità del padre. Non so, c'è un primogenito, il maschio, il primo, o anche il secondo Sì. o il terzo. Aspetta. Il primo è maschio, poi ci sei tu, femmina, il secondo maschio, Ok, quindi quello nato per terzo è un maschio? no, è la femmina. Primo maschio, secondo Uno, maschio, due. terza femmina, lei maschio, finale, giusto? Terza è la femmina. Beh, allora è curioso. Cioè, addirittura potrebbe essere la sorella ha preso il posto del padre. Potrebbe anche essere, eh? Potrebbe anche essere. A me viene terzo. Comunque, come se in realtà la figura maschile del padre ci fosse lo stesso, anche se non c'è il padre fisico, Mhm. c'è ugualmente. Non è stato perso, come si può dire, quell'impronta lì di divisione, di repressione. Ok, vengono tutti. Sì, anche i due ex mariti, sì, sì, sì. Come vedi la figlia? Che sicuramente ha sofferto molto. Cioè, la vedo come se dimostrasse più anni di quelli che ha. Che ha fatto un percorso molto tosto, molto difficile. Cioè, in realtà la vedo anche molto indipendente, Mhm, un po' quasi mascolina. mhm. Tutti sì. Questa mamma giovane e questa figlia giovane hanno avuto vite insieme in passato? Mm. Mi fa vedere che erano in una squadra, forse di basket, così, ehm, cioè Maschi? nella stessa squadra, sì, due maschi, Mhm. però c'era un po' di competizione. eh. Ehm, Questo mi fa vedere. Quasi anche per compiacere l'allenatore, oltre che per il risultato in sé, no? Eh, per far bella figura con l'allenatore. Vabbè. Mm, mm, Mm. Dimmi. mm. Chi Cioè, noti? mi fa anche tenerezza questa ragazza, perché è come se avesse una scorza dura esterna e dentro la sento molto fragile. Chi noti di più fra tutti nel cinema? Chi è davvero contento di essere lì? E non lo so se lei può avere un'amica o un contatto femminile, che magari è anche legata alle sessioni, che già No. mastica, c'è qualcuno che già mastica queste cose. Che Magari non è viene? una amica diretta, hai capito? Sì. Qualcuno di faccia libro? Sì, possibile, sì. Ah. Va bene. Causa esoterica di questo amore tossico con la figlia. Ehm,
È come se appunto il padre avesse creato, sì, sicuramente per una sua situazione già di separazione che lui ha vissuto, Orfano, eh? Mhm. ok? Avesse creato nella famiglia questa tendenza a creare degli, non so come spiegarti, degli incapsulamenti. mm, Per cui di fatto non si riesce a stabilire una buona connessione tra i vari componenti della famiglia. Ci sono proprio come delle separazioni e lui in qualche modo nutriva delle dinamiche tali per cui, che ne so, le due sorelle fra di loro non fossero unite perché lui aveva una disparità di trattamento. Poi era molto, molto, molto duro con i maschi e per cui alla fine i maschi era come se dicessero, ma le femmine vengono trattate meglio. Ma le due femmine fra di loro in realtà già sentivano una disparità di trattamento fra di loro. La moglie trattata un po' come quella che si deve occupare di tutta la famiglia, quindi relegata a quei ruoli lì. Insomma, tutta una serie di divisioni. Ed è come se Galli avesse interiorizzato questo spirito qua di divisione. E la figlia è come se l'avesse sempre respirato, cioè come se avesse sempre sentito questa specie di mi fa vedere una barriera tra lei e la madre e vedo questa ragazza che in qualche modo cerca di picchiare i pugni, i calci contro questa barriera, ma Galia li sente come se gli desse a lei i pugni e i calci. In realtà è solo la volontà di questa prima ragazzina, bambina, adesso giovane donna, di abbattere questa barriera. E a questa visione cosa vedi nel cinema? Come vedi nel cinema la figlia? Cosa fa? Piange. Piange e vedo che come se mordicchiasse qualcosa. Cioè ci giocherella, c'ha qualcosa fra le mani e poi lo mordicchia, sai, perché ha un po' di stato di tensione nervosa, no? Mhm. Apriamo il portale aureo e chiamiamo uno dei protagonisti, il padre, uomo di terra, di contadino. Mi viene anche come costruttore, è possibile? Perché mi viene con un cazzuolo in mano. Ha costruito magari lui la casa o qualcosa. Sì, sì. Non Perché è stiamo come parlando se lui, d'Italia, ex Unione Sovietica. Mhm. mm, è come se lui ritenesse che è tutto suo, no? Cioè, alla fine ha costruito anche lui la casa, no? Quindi, caspita, ha un gran merito, no? Mm. Ecco. Ha eretto muri tra le persone del suo nucleo familiare. Mm. Perché lo ha fatto? Forse per controllarli meglio? Per non avere coalizioni contro? Allora, da un punto di vista psicologico è assolutamente giusto, da un punto di vista eterico, è come se la morte della propria madre l'avesse, non so spiegarti, come murato vivo e in qualche modo lui non è riuscito a liberarsi, ma ha dovuto continuamente alzare muri. Mm. Chiamiamola la madre di lui. Nonna materna di Gallia. Che immagino che sarà morta, no? Penso anche da un Certo. po'. E proprio vedo che è l'unica che riesce ad abbattere questo muro di mattoni. E vedo che lo culla come se fosse ancora piccolo. Madre, figlio e figlia. Chiamiamo Gallia lì, davanti a questa scena.
Il padre di Gallia dice, alzando muri io credevo di creare forza, di costruire. Il duro lavoro è sempre stato per me importante. Duro lavoro era costruzione. E la costruzione dei sentimenti? Sì, dimmi. Sì. Ora vedo che nell'abbattere i muri si aprono i cuori. Bene, tutto questo è proiettato sullo schermo del cinema. Siamo nel cinema. Dentro lo schermo vediamo Gallia, suo padre e la madre di lui. Abbattiamo il muro dello schermo. Portiamo questa scena, compreso il portale aureo, sul palcoscenico del teatro del cinema. Quindi i componenti, gli astanti, le persone presenti nel cinema possono interagire come sta facendo Gallia, come anima, con i due disincarnati. Adesso ho capito, vedi? Perché la sorella di Gallia dice: non mi hai mai accettata. Ed è in questo senso che è come se il padre ci fosse ancora. Non so come dirti, in questa sua relazione così mortificante, no? Con il padre, è come se lei lo tenesse vivo. Cioè è il componente della famiglia che lo tiene più vivo, perché è quella che probabilmente da un certo punto di vista è stata più ferita. Poi non so perché io i figli li vedo probabilmente perché sono stati Maschi. sì, un po' colpiti. È come se avessero voluto un po' dimenticarlo. Eh, eh, c'è qualche recriminazione da parte di questi uomini, come se dicessero avresti potuto giocare un po' con noi, farci sorridere, non solo rimproveri, lavoro. Non E so doveri. perché mi viene anche preghiera. Probabilmente loro dovevano essere molto ossequiosi col padre, magari la preghiera nei confronti del padre. Come lo vedi il padre? È come se distribuisse a tutti quanti, cioè fa come un gesto un po' liturgico, perché vedo che spezza il pane e vuole dare un pezzo di pane a tutti i componenti familiari, per creare un momento di condivisione, di convivialità, che raramente c'è stato in questa famiglia. E? Che succede? E lui che dice non è un pane amaro, è un pane al miele e noci. Mhm. Sono tutti sempre disposti come avevamo visto, quindi sul palco padre, nonna materna e Gallia, nella, tra i sedili gli altri. Sì, Ok, sì, sono rimasti così. ok. Messaggio sullo schermo. Ricordiamo a tutti i presenti che questo è solo un gioco e che in questo cinema ci sono solo anime con una maschera. Invito tutti ad alzare un secondo la maschera e tutte le anime a guardarsi, poi riabbassano la maschera. La Sì. maschera del padre, della madre del padre, la maschera di Gallia, la maschera della sorella, dei tre fratelli, della figlia, della mamma di Gallia e dei due ex mariti e dell'amante.
Che Quando succede? dici così, si alzano tutti quanti, perché vedo che erano rimasti seduti anche per una sorta di soggezione nei confronti di un padre abbastanza autoritario, quindi non avevano osato neanche prendere iniziativa. Mhm. E visto che tutti si stanno liberando delle proprie maschere, dei propri ruoli alla fine, no? Cristallizzati nel corso degli anni, vedo che saltano tutti al di là dello schermo e sono quindi tutti quanti riuniti. Quando si sono alzati tutti la maschera un secondo, c'era un'anima più forte, un'anima superiore, un'anima capo, per esempio Gallia, per esempio il padre o chiunque. A me per assurdo mi è venuta la sorella. Penso che abbia patito tante cose questa ragazza, questa donna ormai, su più fronti, tanti complessi di inferiorità le vedo. Ed è forse quella più desiderosa, l'ho vista, con quello, il maggiore slancio proprio di ricongiungersi alla propria anima. Chi ha la massima consapevolezza? Gali è come se fosse più tranquilla in questo momento. È come se mano a mano stesse, vedo come se fosse un termometro, si alza la temperatura e si alza la consapevolezza di Gallia. A quanto sta? Adesso 35 miliardi. Di vibrazione? Sì. 35, ok. Perfetto. Monica, fumo. Smette e riprende. Causa esoterica. E quelle son proprio le martellate sui denti che lei si dà. Nel senso che, tra l'altro lei, no, ci ha parlato del fumo anche rispetto ai denti. Fumo che ha ingiallito i denti, poi non se li può sbiancare, eccetera, no? Ehm, è come se lei, a tratti riesce a uscire da delle situazioni pesanti e difficili. Poi però dopo ci si deve rimettere dentro, proprio perché in base al progetto che abbiam visto che è Cari e Profonda, c'è un qualcosa di intaccato alla radice. E allora è per questo che le soluzioni sono solo temporanee, perché sono solo superficiali. Finché non va in profondità, nessuna soluzione potrà essere stabile nel tempo, Mhm. E qual è come questo? questo discorso del fumo. Mm. E quindi? Quindi lei è chiamata, a vedere, ehm, tutte le dinamiche, di terza dimensione che lei ha scelto di vivere nel corso di gran parte della sua vita. Ehm, una di queste è la sottomissione. È come se lei fosse stata di volta in volta sottomessa a cose diverse. Quindi non parlo solo dell'ambito lavorativo, ma parlo anche proprio, da quelli che sono le richieste, ehm, sociali. Quindi, sposarsi ad una certa età, perché, in quel paese si fa così. Avere, un secondo marito perché comunque in una la famiglia è completa anche con l'uomo dentro, okay? Quindi è come se lei fosse sempre stata sottomessa a qualcosa. Dove lei ha delle piccole spinte per togliersi da questa sottomissione, ma non va in profondità. E quindi alla fine, che ne so, compra casa, però poi i vicini sono rognosi. C'è un'entità mentale collettiva del suo paese? Liberi mai.
La vedi sopra il cinema? Sì, ed è come se nessuno si potesse sottrarre da questa cosa. La libertà è impedita alla maggior parte, sotto vari aspetti. L'importante è anche far credere alla libertà. Ok? Questo è il maggiore inganno, far credere che sei libero ed è la cosa ideale, così come per esempio fa Gallia, no? Che dice sì, quello che è importante è adesso. E quindi non capendo che lei non è libera adesso perché non si è liberata dei vincoli del passato. Quindi il far credere di essere liberi è il modo migliore per tenere le persone schiave, non libere. Vabbè, causa esoterica dei vicini dispettosi l'abbiamo visto. Causa esoterica dell'essere un amante di un uomo sposato. È la fiamma, lui? No, Anima gemella? non è la fiamma, oltretutto secondo me è anche abbastanza bugiardo verso di lei. Ehm, In che seco- termini? Ti amo, mm, ma non è vero. Lascio la moglie, non è vero. anche rispetto ad alcuni suoi impegni barra spostamenti. Le dice magari sono stato qua, ho fatto, invece poi non è esattamente così. Mm? Però gli serve questa roba per mantenere il piede in due scarpe. Ok? Mm. E dunque, secondo me, cioè in realtà anche come affinità animica non è neanche così elevata. Perché vedo che sono anime gemelle di secondo barra terzo livello. Mhm. È proprio questa sua entità mentale promessa al vento che fa sì che lei si appigli proprio ad ogni costo, no? A quest'uomo, ma vedendo lei stessa che ci sono delle chiare incompatibilità. Lei accusa se stessa di non essere riuscita a persuadere lui che la narrativa De minchia. esatto, fosse una sciocchezza e non c'è riuscita, ma accusa se stessa e si dice: ma perché non ci sono riuscita? Vediamo con i eccezionali poteri che ci conferisce la presenza di Monica, cosa pensa davvero lui di lei. Siccome lei è una complottista, è il Cinivac, è i robot, e intanto lei non ha i malori improvvisi, lui chissà, cosa pensa davvero di lei? Allora, la prima cosa che mi è arrivata è un'altra donna così bella non la trovo più, non me la posso far scappare. Come se fosse al top quasi dei suoi pensieri, ok? Rispetto a Gallia. Invece, riguardo a quello che tu hai detto, ehm, è sempre stata un'esaltata. Quindi un'esaltata ma buona. Esaltata buona, ok. Bene, abbiamo appena stampato la maglietta esaltata buona. Se la vuole mettere Galia, No, una buona esaltata anche. Invettiamo le parole. no, cioè Gallia rifiuta sia l'una che l'altra perché non so, si sente così oggettivizzata, cioè non umanizzata. È sempre nel cinema. Lui? Sì, sì, ma fosse per lui, cioè, Ah, lui perché dovrebbe non, farsi... non ha problemi. Lui è come se fosse abbastanza impermeabile a tutta una serie di cose, così come per esempio è impermeabile ai dati evidenti che stanno emergendo, no? Riguardo a tutto sto grande inganno della pseudopandemia, Mm? è anche abbastanza impermeabile a tutto quello che adesso ha visto. Mhm. Senti, c'è una causa esoterica al fatto che non succede praticamente mai, ma questo amante, scritto amante, l'ho scritto e l'ho circoscritto di una specie di ovale simile a un occhio, come
se amante, parola amante fosse la pupilla, no? Cioè il centro. Perché? Qua però mi rimanda a Polifemo, perché ho rivisto mentre tu lo descrivevi l'occhio di Polifemo, Mhm. ehm, che ovviamente viene collocato nel secondo universo ed è proprio come, non so dirti, è cioè in un contesto di illusioni, non so come dirti, di cecità. Perfetto. Lavoro, nuovo lavoro, vecchio lavoro. Le dicono del nuovo lavoro e lei nel vecchio lavoro si taglia profondamente un dito, commettendo un errore che non ha commesso in 5 anni. Causa esoterica. Allora, qua è proprio un po' la sua tendenza ad autosabotarsi. Mm. Ehm, quindi di fatto adesso inizia il nuovo capitolo e ci va menomata, diciamo così, anche se è una parolona dire menomata, ok? Però è questo, perché è come se lei appunto fa una cosa buona per sé, però ci deve sempre mettere anche un grosso freno a mano. Perché comunque c'ha questa entità mentale schiava, nonché liberi mai, no? Che abbia Mhm. visto del suo paese. Quindi, secondo te, una schiava può completamente vivere bene un'esperienza, iniziare al massimo della forma? Ovviamente no. Mhm. Quindi come a dire questo nuovo lavoro sarà sbagliato, sarà peggiore, quando di fatto questo è in regola, l'altro no. Diciamo le cose Sì, molto esatto, perché è semplificate. come se già le facesse anche venire il dubbio, oddio, forse è un segno che non devo andare lì, Mhm. Sai capito? quel che Mettergli anche lasci, questa pulce nell'orecchio. Eh sì. non sai quel che trovi. Bene, bene, bene. Ok, anche questo l'abbiamo fatto. Però invece io vedo, c'è tipo un ampliamento anche sociale da parte di lei, come conoscenze, e anche come possibili affinità, ed è molto importante che lei abbia fatto la sessione adesso, che ha praticamente da poco iniziato questo lavoro, perché è come se lei si proporrà alle nuove conoscenze, con una nuova luce. Peraltro mi sembra di ricordare, Gallia, correggimi se sbaglio con dei cenni, che tu hai deciso di farla e poi in quei giorni è arrivato, nella decisione della data, è arrivato il problema, quel giorno sarò libera oppure no. Cioè, quindi la conferma del contratto è arrivata dopo che tu hai detto sì, la faccio. Poi passano dei giorni, documenti, cose, eccetera, giusto? Esatto. Monica. Sì, sì, come spesso accade, no? Già solo prenotare, quindi dare una ferma intenzione alla sessione, attiva delle cose. Mm. Ehm, insomma, a me sembra che possa essere una buona esperienza questa per lei. Va bene, mettiamo tutti degli occhiali da sole che si mettono quando c'è tanta luce. Chiediamo a Gallia di alzarsi la maschera. Sì, è vero, viene proprio fuori una fonte luminosissima di luce. Io la vedo proprio a forma, come se lei fosse penso che sia anche proprio il nome della sua anima, come si chiama? Il guscio della lumaca, della chiocciola. Mhm. Da questo guscio della chiocciola si propaga una luce fortissima. E giustamente noi abbiamo gli occhiali perché altrimenti sarebbe un po' difficile reggerla. E la Pie come si chiama? Lo spirito. Sapone. Andiamo, vada, Gallia, con o senza maschera, lo decide lei, nel suo cluster. Il primo grande passo del primo grande step della sua definitiva presa di coscienza.
È come se fossero contenuti dei suoi timori, perché vedo delle iniezioni, scusa, delle siringhe, poi ci sono tipo dei lacci, sia emostatici che proprio lacci per legare, dei libri anche. Sono dei pacchetti di sigarette schiacciati, quelli che sono un po' i suoi tormenti e paure, sì, le ha messe nel Mettiamoci, cluster. mettiamoci anche dei denti ingialliti, mettiamoci dei Mm. pidocchi, mettiamoci delle merende non fatte, mettiamoci dei bei abitini carini che non ha avuto, mettiamoci degli E, scarafaggi. sì, e anche delle ore eh, non trascorse con il suo attuale compagno, perché Delle lui ore doveva non essere pagate altrove. al Sì, suo delle ore. lavoro, Sì. anche le ore non pagate. E, e vedo anche dei diritti calpestati. Che ne fa? Gallia ha o non ha la maschera? L'ha tirata su appoggiandola sulla testa. Ok. E vedo che fa come un giro ehm, di perlustrazione, come se avesse bisogno di guardarseli uno a uno, proprio perché lei anche voleva non vederli, non capendo che più lei non li voleva vedere, più questi facevano sentire la loro presenza. Esatto. Se ne guarda tutti, uno bene dietro l'altro, sopra, di sotto, perché li saluta uno ad uno. È l'ultima volta che li vede. Ogni pidocchio, ogni scarafaggio, ogni merendina non mangiata, ogni laccio emostatico, ogni siringa, tutto quello che abbiamo visto lì. Mm. Molto attenta. E uno ad uno ha bisogno di fare questa operazione guardando uno ad uno e buttando uno ad uno dentro il portale definitivo, affinché sia davvero netto, profondo il lavoro. Non è più il momento di far finta che sia tutto risolto. Guarda attentamente, studia e poi via nel portale definitivo. Ottimo. Anche vedo delle situazioni al limite con la figlia. Sembra quasi che si prendano per i capelli. È successo. Quasi nemiche. Eh, Quando ha tolto tutto, me lo dici. Adesso è come se avesse tirato giù un quadro con un'iconografia appunto ortodossa. Anche, ha buttato anche quello nel portale definitivo perché ha capito a che livello profondo abbia lasciato un segno in lei. Quindi non tanto rispetto alla fede religiosa, ma ai messaggi veicolati. Le famose icone ehm, dell'ex Unione Sovietica, religione, Dio aiutami, ehm, ortodossa. Ortodossa, sì. Finito.
ha buttato via anche simbolicamente questo telefono come se fossi in attesa di ricevere dei messaggi. Sì, adesso è tutto quanto libero. E adesso può creare qualcosa di suo. Come sempre con o senza maschera? Con maschera tirata su, maschera buttata via, maschera calcata sul viso, può fare quello che vuole, è sempre anima. È come se dal suo cuore nascesse, allora, dal suo cuore si propaga una luce forte. Al centro di questa luce nasce una rosa rosa. E questa luce, questo profumo di rosa, è come se riuscissero a disintegrare questa maschera. E da questo mix di luce, di profumo e di rosa nasce l'Ad Eternum. Tolga l'avatar e metta qui una creazione uguale o simile, se vuole. Sì, come se fosse bidimensionale. È come se facesse, di nuovo utilizza il rosa ed è come se costituito questo Ad Eternum da tanti micro fiocchettini rosa. Perché è rosa? C'è qualcosa legato alla sua infanzia che vuole recuperare, che riguarda il rosa. È come ridipingere di rosa. La cameretta? Me le dà legata a delle bambole, rosa. Crolla tutto. Madonna che tira giù Gesù dalla croce, Polifemo, topo, che rosicchia e si nasconde, pidocchi e scarafaggi, serpente a quattro teste, su quattro aspetti di blocchi di Gallia, gli alieni di Astra, ora pro nobis, schiava, promesse al vento, e tutti gli impianti ci sono ancora. No, non più. Vibrazione. 212 miliardi. Consapevolezza. 158. Anima. Adesso è schizzata un po', 70. Si toglie la maschera. Vite. 1872. Capacità medianiche e cervello. 9,4. Suscettibilità ipnotica. 56. 3D. 52. Ok, in divenire. Sì. Vivacità animica. 68. Ottimo. Ovviamente non mi sono dimenticato, il padre e sua madre sono ancora davanti al portale aureo, li stiamo per salutare, un messaggio da parte di entrambi a Gallia, colei che ha creato tutto questo oggi. E noi siamo riuniti. Ed è bello vedere che tu ti stai riunendo a te stessa. E vedo appunto la madre, cioè la nonna in pratica, che scherza con il padre di Gallia.
ed entrano nel portale aureo. E lo chiudiamo. Un saluto generalizzato nel cinema, chi vuole dire qualcosa? La figlia? Mm. Sì. Mm, penso che abbia pianto parecchio durante tutta la sessione. Ehm, mm, eh, allora, ti ho ritrovata, ma non ti avevo mai persa. E vedo che vuole andare ad abbracciarla. Messaggio di Gallia a se stessa. Eh, Questa Gallia è per me una novità, una scoperta. Ed è una bella scoperta. Intendo conoscerla a fondo. La sento molto sicura, ehm, molto radiosa. Ehm, è come se quando cammina lascia proprio un alone di bellezza, di consapevolezza, di bellezza non solo fisica. Di forza, Sì. di solidità. Sì, mm, e di autonomia, di autosufficienza, di bastarsi da sé. E anche di buon umore. Ottimo. Erano tre le porte, passato, presente e futuro. Come sono adesso? Vedo che lei non ha difficoltà a toccare tutte e tre le maniglie. Mm. E hanno tutte e tre le maniglie d'oro. Ok, ma quella del passato la considera ancora così importante? La deve... Mhm. È quella che ha minor luce. Quelle messe sotto il riflettore sono il presente ed il futuro. Però quella del passato, che ora è, diciamo, in penombra, ehm, non è più temuta ed ha comunque la maniglia d'oro perché ne ha riconosciuto l'importanza. La scritta rossa c'è ancora? No, non più. Penso. Ed è eccitante pensare al proprio presente e quindi futuro. Esattamente. Vedo che si sta sedendo a gambe incrociate, a metà strada, diciamo così, no? Tra le due porte, Mhm. tra il presente ed il futuro, e vedo che sorride, ha questo abito pieno di fiori, ehm, ed è molto felice, molto eccitata. Potrei dare un'occhiata sia in una che nell'altra, contemporaneamente aprendole, socchiudendole. Nel presente vedo decisioni, c'è scritto decisioni. Nel futuro mi mette Paradise. Paradise. Mm, Ale, vibrazioni? 500. Disconnettiti da tutto e tutti.